La leggenda del vampiro è da sempre legata a creature che si nutrono del sangue umano, esistenze senza pietà che si aggirano nell'ombra. Ma cosa succede quando la fantasia si fonde con la realtà e la sete di sangue diventa una malattia mentale? Nel cuore della California, tra il 1977 e il 1978, una serie di crimini agghiaccianti riportò in vita una versione distorta di quelle leggende. Omicidi brutali, corpi mutilati e scene che sembravano raccontare una storia di sangue, paura e morte. Una figura enigmatica e misteriosa cominciò a seminare il panico, portando con sé il terrore di un vampiro, ma un vampiro di carne e ossa, guidato dalla follia e dai deliri incomprensibili. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Se siete nuovi qui, benvenuti. Il mio obiettivo è raccontare storie con rispetto per le vittime, esplorando le complessità di ogni caso, sia paranormale che di true crime, dando voce a vicende meno conosciute o a casi che hanno catturato la mia curiosità. Ovviamente i miei contenuti non sono adatti a tutti, quindi se trovate il video troppo pesante, vi prego di uscire e ci vediamo al prossimo video. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, lasciate un commento, un mi piace e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie mille per il vostro supporto. Questa volta ci troviamo in California, precisamente a Sacramento, una città apparentemente tranquilla dove la vita scorre lenta tra quartieri residenziali, edifici storici e scorci di provincia, ma anche luoghi più ordinari a volte possono diventare teatro dell'orrore. È proprio qui che ha avuto origine una delle storie più disturbanti mai registrate nella cronaca nera americana. Una storia che affonda le sue radici nell'infanzia tormentata di un ragazzo destinato a diventare un simbolo vivente dell'orrore. Richard Trenton Chase, nato il 23 maggio 1950, da bambino gli piaceva appiccare incendi e tormentare gli animali. Aveva una sorella di 4 anni più giovane e suo padre era un uomo molto severo e disciplinato, che litigava continuamente con la moglie. A 10 anni Richard uccideva già i gatti, da adolescente invece beveva e fumava erba, finendo nei guai diverse volte, ma senza vergognarsene. Frequentò diverse ragazze, una delle quali gli disse che Richard, non era in grado di avere rapporti sessuali perché non riusciva a mantenere un'erezione. Questo problema lo tormentava. A 18 anni andò infatti da uno psichiatra. Scoprì che una delle cause principali dell'impotenza era la rabbia repressa. Lo psichiatra pensò anche che potesse soffrire di una grave malattia mentale, ma non gli consigliò di ricoverarsi. Dopo essersi trasferiti da casa dei suoi genitori, ebbe una serie di coinquilini, molti dei quali riferivano che aveva un comportamento bizzarro e faceva uso di droghe pesanti, persino i pochi amici che aveva lo consideravano strano. Una volta inchiodò addirittura alla porta dell'armadio della sua camera da letto perché le persone per lui invadevano il suo spazio. Era ossessionato da qualsiasi segno che qualcosa non andasse in lui, cosa che gli rimase per tutta la vita adulta. E una volta entrò anche al pronto soccorso in cerca della persona che gli aveva rubato l'arteria polmonare. Lamentava anche che le ossa gli fuoriuscivano dalla nuca e che aveva lo stomaco in dentro e che il cuore smetteva spesso di battere. Un altro psichiatra gli diagnosticò una schizofrenia paranoide, ma pensò che in realtà potesse soffrire di una psicosi tossica indotta da farmaci. Fu messo sotto osservazione per 72 ore e gli fu raccomandato di rimanere, ma gli fu anche permesso di andarsene quando voleva, senza chiedere il permesso. Alla fine comunque fu rilasciato. La sua vita divenne sempre più sciatta e sprofondò nell'abuso di droghe. Era alto 1,80 m, pesava solo 63 kg. Visse per un po' con la madre, ma credeva di essere stato avvelenato. Suo padre lo costrinse a trasferirsi e gli trovò un appartamento. Richard iniziò presto a uccidere e sventrare conigli che catturava oppure che comprava e a mangiarne anche le interiori a crude. A volte metteva anche gli intestini con il sangue degli animali in un frullatore e beveva quella miscela nel tentativo di impedire al suo cuore di ristringersi fino a scomparire dal corpo. Una volta si iniettò sangue di coniglio nelle vene e si ammalò gravemente. Credeva che questo coniglio avesse ingerito l'acido di una batteria e che gli era penetrato nello stomaco.
ma in realtà aveva una grave forma di setticemia. Alla fine fu ricoverato come schizofrenico, affetto da deliri somatici. I medici provarono farmaci antipsicotici che però non ebbero effetto, il che indica che la sua psicosi potrebbe essere stata scatenata dall'abuso di droghe. Nel 1976 fuggì e si presentò a casa di sua madre, fu riportato in ospedale e ricoverato a Beverly Manor, una struttura per malati mentali, dove si guadagnò il soprannome di Dracula. Parlava spesso di uccidere conigli e un giorno fu trovato con del sangue intorno alla bocca. Due uccelli morti con il collo spezzato giacevano fuori dalla sua finestra, la classica sindrome di Renfield. Alla fine fu anche rilasciato e non fu più considerato un pericolo per nessuno. Voglio capire il perché l'hanno fatto. E questo è ciò che credevano, almeno. Ai suoi genitori fu concessa una tutela rinnovata ogni anno. Sua madre gli pagò l'affitto e gli fece anche la spesa. Richard si trasferì in un altro appartamento, iniziò a catturare e torturare gatti, cani e conigli. Li uccideva per poi berne il sangue. A volte rubava animali domestici del quartiere e una volta telefonò persino a una famiglia il cui cane era scomparso per raccontare a loro cosa aveva fatto all'animale. Comprò anche delle armi e iniziò a esercitarsi con esse. Sebbene assumesse farmaci psichiatrici, rimase senza supervisione. Sua madre lo sospese, lei stessa, decidendo che non aveva realmente bisogno. Nel 1977 la tutela conferitale dal tribunale purtroppo era scaduta e i suoi genitori non fecero nulla per rinnovarla, lasciando quindi il povero Richard da solo. Un giorno andò a trovare sua madre, le sentì un forte rumore, aprì la porta e trovò suo figlio con in mano un gatto morto. Lui gettò l'animale a terra e lo squarciò, spargendosi il sangue sul suo viso e sul suo collo. Sua madre ovviamente non intervenne e non denunciò mai l'accaduto. Il 3 agosto dello stesso anno gli agenti di polizia trovarono la macchina di Richard nella sabbia in Nevada, con due fucili che giacevano sul sedile insieme a una pila di vestiti maschili, macchie di sangue all'interno e un secchio di plastica bianco pieno di sangue contenente un fegato. Ovviamente si insospettirono e quando individuarono Richard con il binocolo era nudo e coperto di sangue. Li vide e corse via, ma lo raggiunsero e lo riportarono al suo pick-up. Affermò che il sangue era suo, mentre il fegato si scoprì che proveniva da una mucca. Richard divenne presto un fan dello strangolatore di Hillside, che operava non lontano da lì, e leggeva avidamente gli articoli di giornali sugli omicidi che commetteva questo serial killer. Comunque aveva delle armi, non aveva paura degli altri, non aveva alcun senso dei limiti, proprio come lui. Praticamente lui si immaginava se stesso e molto presto avrebbe comunque iniziato a compiere gli stessi gesti di questo serial killer di cui lui leggeva avidamente gli articoli di giornale. Infatti il 29 dicembre 1977 un uomo di nome Ambrose Griffin aveva 51 anni e era ingegnere e padre di due figli. Erano appena tornati da una giornata di shopping e la signora Griffin aveva aperto il bagagliaio dell'auto e tirato fuori il sacchetto di patate. Suo marito l'aveva seguita con due sacchi della spesa ed era tornato alla macchina quando poi era crollato. Suo marito era stato colpito da un'arma da fuoco durante una specie di attacco casuale avvenuto tra due auto. Uno dei ragazzi Griffin ha riferito di aver visto un uomo con un fucile aggirarsi nel loro quartiere di East Sacramento. Lo hanno seguito e poi hanno chiamato la polizia, ma si è scoperto che non era il loro uomo. La sua pistola non era l'arma del delitto, una calibro 22. Il giorno seguente una troupe televisiva trovò due bossoli esplosi sul marciapiede vicino alla casa dei Griffin. Gli investigatori indagarono sulle segnalazioni di un'auto sospetta che circolava nel quartiere, ma non riuscirono a ottenere una descrizione chiara. Il pomeriggio successivo alla sparatoria dei Griffin, un ragazzo di 12 anni raccontò che un uomo dai capelli castani, apparentemente sulla ventina, gli aveva sparato da una macchina marrone mentre era in bicicletta. Fu sottoposto a ipnosi e ricordò un numero di targa 219 EEP,
che purtroppo non portò a nulla. Tra le normali attività di polizia portarono alla luce una denuncia da parte di una donna che affermava di essere stata colpita da un colpo d'arma da fuoco nella sua abitazione il 27 dicembre. Viveva a pochi isolati dalla famiglia Griffin e una perquisizione in cucina portò alla luce un proiettile calibro 22. È risultato essere stato sparato dalla stessa pistola che aveva ucciso Ambrose Griffin, se vi ricordate, marito e padre di 2 figli. A quel punto tutte le piste si esaurirono. Passiamo all'11 gennaio 1978. Don Larson ebbe uno strano incontro con Richard. Durante i 6 mesi in cui erano stati vicini di casa nello stesso complesso residenziale di East Sacramento, lo aveva visto portare 3 animali nel suo appartamento contro il regolamento, ma non li aveva mai più rivisti. Lo trovava strano, ma temeva che si sentisse solo. Le chiese una sigaretta e lei gliene offrì una, ma lui le impedì di andarsene fino a quando non gli diede tutto il resto del pacchetto. Solo così la lasciò andare. Quasi 2 settimane dopo, ci furono delle varie testimonianze dove ammettevano che questo Richard si aggirava comunque per le case e, tentava di aprire le finestre e di entrare. Questo è quello che disse anche Jane Layton, una delle signore che viveva appunto nel, quartiere residenziale. Ebbe un incontro con lui faccia a faccia, mentre appunto, lei vide che, lui stesse tentando di aprire qualche finestra di qualche casa e finì poi con, ritrovarselo davanti faccia a faccia e fu praticamente senza emozione. E dopodiché si accese una sigaretta e semplicemente si allontanò. Questo però infatti, comunque faceva un attimino sospettare il perché facesse così, ma, non è mai stato fermato comunque dalla polizia. Un altro incontro con Richard fu, quando entrò nella casa di Robert e Barbara Edwards. Loro stavano portando la spesa in casa quando appunto sentirono un rumore. Chiunque si trovasse lì dentro a quanto pare li aveva già sentiti e iniziato a correre. Sentirono sbattere una finestra sul retro della casa e poi stranamente un giovane trasandato arrivò da dietro l'angolo, venendo verso di loro. Sebbene Edwards abbia cercato di fermarlo, lui corse oltre, dirigendosi in strada. Edwards lo inseguì, ma lo perse di vista quando saltò una recinzione. La polizia arrivò con un furto di oggetti di valore come movente, ovvio. Tuttavia l'intruso aveva anche urinato in un cassetto di vestitini freschi di bucato per neonati e defecato sul letto di un bambino. Richard continuò comunque a tentare di entrare nelle case fin quando non si imbatte in quelli di David e Therese. Ma come selezionava le case delle sue vittime? Cioè, semplice. Per lui, se la porta era chiusa a chiave, significava che non era il benvenuto, a quanto pare, però se trovava la porta di casa aperta, sì, poteva essere libero di entrare anche senza invito. Infatti, a quanto pare, trovò la porta di casa di David e Teresa aperta, quindi trovando la porta aperta, lui si sentì il potere di entrare. In quel momento incontrò proprio Teresa Wellin, 22 anni, incinta di 3 mesi. Prima di entrare, Richard depositò un proiettile calibro 22 nella cassetta della posta. Non si sa il perché, ragazzi. Aprì la porta e appunto si imbatté in Teresa che stava portando fuori la spazzatura. Lei lasciò cadere il sacco mentre lui alzava la pistola e le sparò 2 volte. Un proiettile le penetrò nel palmo perché lei tenne la mano alzata per difendersi e risalì lungo il braccio uscendo dal gomito e tagliò il collo. L'altro invece trapassò la parte superiore del cranio. Lei cadde e Richard si inginocchiò sul suo corpo, sparandole un altro proiettile alla tempia. La mossa successiva fu quella di trascinarla in camera da letto, lasciando dietro di sé una scia di sangue. Poi recuperò un coltello dalla cucina e un contenitore vuoto di yogurt dal sacco della spazzatura che appunto Teresa aveva portato con sé. Quando David
Evelyn, suo marito, tornò a casa quella sera alle 6, trovò la casa buia, entrò e vide il loro cane, un pastore tedesco, che lo aspettava dentro, ma sua moglie non si trovava da nessuna parte. Stranamente lo stereo era acceso, un sacco della spazzatura e quelle che sembravano macchie d'olio sul tappeto lo turbarono. Seguì le macchie fino in camera da letto e poi iniziò a urlare. Sua moglie giaceva appena dentro la porta supina. Il maglione era tirato su sui suoi seni e pantaloni e biancheria intima le erano stati abbassati fino alle caviglie. Le ginocchia erano divaricate, come se avesse subito una violenza sessuale. Il capezzolo sinistro era stato amputato, il torso era stato aperto sotto lo sterno e la milza e gli intestini erano stati estratti. Cesar l'aveva pugnalata ripetutamente al polmone, al fegato, al diaframma, al seno sinistro. Le aveva anche asportato i reni e diviso in due il pancreas, poi aveva rimesso insieme i reni dentro di lei. C'era sangue in bagno e in seguito si scoprì che Richard aveva imbrattato il sangue di Teresa su tutto il viso e le mani leccandole via dalle dita. Anche il contenitore di yogurt abbandonato vicino al corpo era macchiato di sangue, come se l'avesse usato per bere il suo sangue. Il suo atto più atroce tuttavia fu quello di infilarle feci di animali in bocca. C'erano strane macchie di sangue intorno al corpo, come se qualcuno avesse messo lì un secchio. 2 giorni dopo un cucciolo fu trovato ucciso e mutilato non lontano dalla casa della Wenlin. Prima di arrivare a questo, i suoi omicidi ovviamente fermavano comunque a degli animali, no, a quello che faceva sugli animali. Quindi lui da lì ha voluto mettere in pratica e in atto qualcosa di diverso, qualcosa di più scandaloso e macabro. Qui anche perché comunque voleva in un certo senso, avere una come si dice? In un certo senso anche era stato un attimino, contagiato dal tutto ciò che leggeva riguardo lo strangolatore di Eastside e questo infatti, lo portò ad altri crimini ancora molto più pesanti. Il 27 gennaio Evelyn Mirot, 38 anni, stava facendo da babysitter al nipote di 20 mesi a casa sua. Casa sua era a 1 miglio e mezzo dalla residenza dei Wellin, se vi ricordate Teresa. Il suo amico cinquantenne Dan Meredith si era comunque presentato a casa di Evelyn. Evelyn stava per mandare suo figlio Jason di 6 anni a casa di un'amica e quando Jason non si era presentato, l'amica, mandò la figlia a controllare. Però la bambina aveva comunque visto del movimento all'interno della finestra anteriore. Però si disse anche che però nessuno aveva aperto comunque la porta. I vicini si preoccuparono e uno di loro, entrò in casa e quello che trovò fu davvero scioccante quella mattina. Danny Meredith, l'amico di Evelyn, se vi ricordate, giaceva nel corridoio in una pozza di sangue. La gente che lo visitò vide una ferita d'arma da fuoco alla testa e del sangue in bagno. Poi trovò Evelyn sdraiata nuda sul letto in camera sua con le gambe sempre divaricate. Aveva una ferita d'arma da fuoco alla testa. L'addome gli era stato squarciato e gli intestini gli erano stati estratti. 2 coltelli da intaglio macchiati di rosso giacevano lì vicino. Sembrava che stesse facendo il bagno quando fu sorpresa dal suo assassino, che poi la trascinò sul letto. Lui la pugnalò attraverso l'ano fino all'utero, almeno 6 volte, le fece diversi tagli sul collo, cercò di cavarle un occhio e riccioli di sangue sul tappeto indicavano che aveva usato ancora una volta qualche tipo di contenitore per raccogliere il sangue. Aveva anche trafitto diversi organi interni, cosa che il medico legale in seguito notò che avrebbe facilitato l'accesso al sangue nell'addome. Nel retto di Evelyn c'era una grande quantità di sperma. Dall'altro lato del letto gli agenti di polizia scoprirono il corpo di un ragazzo che si era rivelato essere Jason, il ragazzino di 6 anni, suo figlio di 6 anni. Era stato colpito alla testa 2 volte a distanza ravvicinata.
L'intruso aveva lasciato impronte di sangue che somigliavano alle impronte di scarpe trovate sulla scena del delitto di Welling. La polizia aveva anche individuato una bambina di 11 anni nel quartiere che descrisse perfettamente l'uomo vicino all'abitazione delle vittime e lo descrisse come un ventenne. Corrispondeva alla descrizione di un uomo visto ripetutamente in quella zona, in giro, e chiedere riviste alla gente. La station wagon rossa di Dan Meredith era scomparsa dalla facciata della casa, dove i vicini l'avevano vista parcheggiata quella mattina. Poi arrivò anche Karen Ferreira in cerca di suo figlio David. Se vi ricordate, Evelyn stava facendo da babysitter al suo nipote di 20 mesi. Infatti lei era in cerca di suo figlio David, e però nessuno l'aveva visto, ma era stato scoperto comunque un foro di proiettile nella sua culla. E però c'era anche molto sangue. In seguito si scoprì che Richard aveva bevuto il sangue di Evelyn e aveva mutilato il corpo del bambino in bagno, aprendole la testa e spargendone pezzi di cervello nella vasca. Un colpo alla porta doveva averlo interrotto e lui era fuggito con il corpo. Mentre la polizia lo cercava, portò il bambino a casa e gli tagliò la testa, ne estrasse diversi organi e li mangiò. Richard pensava di poterla fare franca con questa brutale serie di omicidi, ma non si rendeva conto della rapidità con cui la polizia si stava avvicinando. La station wagon di Meredith fu trovata abbandonata non lontano dalla scena del delitto, con le chiavi ancora dentro. C'erano poche speranze che il bambino fosse ancora vivo. La polizia non lo sapeva, ma il parcheggio dove avevano localizzato l'auto scomparsa era a pochi metri dall'appartamento 15 del complesso di Watt Avenue, dove viveva Richard Trenton Chase. L'FBI era già sulle tracce del caso. Robert Ressler e Russ Warpage avevano delineato il profilo del probabile assassino, lo avevano identificato come un assassino disorganizzato, piuttosto che organizzato, con alcuni indizi che suggerivano la possibilità di una psicosi. Chiaramente non aveva pianificato questi crimini e aveva fatto ben poco per nascondere o distruggere le prove. Aveva lasciato impronte e impronte digitali e probabilmente aveva camminato in pieno giorno con vestiti sporchi di sangue. In altre parole, non pensava molto alle conseguenze. Come minimo il suo domicilio sarebbe stato in condizioni disastrose come i luoghi che aveva saccheggiato una volta terminato. E il fatto che le scene del crimine fossero piuttosto vicine tra loro significava che probabilmente non aveva un'auto. In effetti aveva preso un'auto da una casa, quindi doveva aver raggiunto a piedi almeno quella. Questo significava che è probabile che vivesse appunto nelle vicinanze dei crimini che aveva commesso. Era anche probabile che avrebbe ucciso di nuovo e che avrebbe continuato a uccidere fin quando non fosse stato catturato. Quindi dovevano comunque agire in fretta. Immaginavano che fosse un uomo bianco sui 25 anni, magro e denutrito. Erano certi che le prove dei crimini sarebbero state trovate nella sua abitazione, se avesse avuto un veicolo anche lì. Doveva avere una storia di disturbi mentali e di abuso di droghe o entrambe le cose e doveva essere un tipo solitario e pensavano che probabilmente svolgesse qualche lavoro umile o fosse disoccupato, visto il suo apparente stato mentale, e che potesse ricevere un sussidio di invalidità. Probabilmente viveva da solo, poteva essere paranoico. Molte persone erano state interrogate nella zona e alcuni hanno visto appunto un uomo bianco alla guida di una station wagon rossa. Sebbene il disegnatore della polizia abbia cercato di fare uno schizzo, poche delle descrizioni sono state utili, a parte quella di una giovane donna. Lo stesso giorno in cui Robert Edwards aveva cacciato l'intruso dalla sua casa in Burney Street, Nancy Holden aveva avuto uno strano incontro. Stava facendo shopping al centro commerciale Town and Country Village, non lontano da Watt Avenue e vicino alla residenza dei Whalen, quando vide avvicinarsi uno strano uomo che sembrava confuso. Cercò di evitarlo, ma lui le rivolse una domanda. «Eri sulla motocicletta quando Kurt è stato ucciso?» chiese. E Nancy fu colta di sorpresa. 10 anni prima era uscita con un ragazzo di nome Kurt, ucciso in moto. Fu allora che notò qualcosa di vagamente familiare in quello interrogatore.
Gli chiese chi fosse e lui rispose Rick Chase. Ed era sbalordita, l'uomo davanti a lei non somigliava per niente allo studioso e impeccabile Rick Chase, Richard, che aveva conosciuto comunque al liceo. Aveva sentito che si era dato alla droga e guardandolo ora si rese conto che quelle voci erano vere. Era sporco e il suo atteggiamento era agitato, la rendeva comunque nervosa. Parlò con lui per qualche minuto, cercando un modo per andarsene e finalmente uscì da quel negozio, mentre lui stava ancora pagando qualcosa. Tuttavia lui la seguì nel parcheggio, intenzionato a farsi dare un passaggio. Lei riuscì a salire in macchina in fretta, ad alzare i finestrini e chiudere le portiere e a partire prima che lui potesse fermarla. Sapeva di essere stata maleducata, ma voleva solamente andarsene. Dopo aver visto l'identikit della polizia di un uomo trasandato visto nel quartiere con indosso un parka da sci arancione e aver ricordato che quel giorno Richard ne indossava uno dello stesso colore, era certa che si trattasse dell'uomo che la polizia stava cercando. Sono anche riusciti ad ottenere un altro indizio dal registro di una pistola semiautomatica calibro 22 venduta nel dicembre 1977 a un certo Richard Chase. In Watt Avenue il 10 gennaio aveva acquistato comunque delle munizioni. Poi Don Larson, guardando il telegiornale, si ricordò appunto del suo strano vicino. Se vi ricordate, la ragazza a cui lui cercò di farsi avere a tutti i costi il pacchetto di sigarette. E insomma si era ricordato di lui, solo che non aveva comunque paura di denunciarlo e di farselo comunque nemico. Era chiaro che ora adesso gli investigatori e la polizia comunque stavano verificando i precedenti di Richard e scoprirono una storia di disturbi mentali, inclusa la sua fuga dall'ospedale, un'accusa di porto d'armi e una serie di arresti minori per droga e il suo arresto in Nevada. Trovarono il suo indirizzo in Watt Avenue e sono usciti quel sabato pomeriggio, un giorno dopo il triplice omicidio, per verificarlo. Hanno anche appreso dall'amministratore del condominio che la madre di Chase pagava l'affitto e che riteneva che il figlio fosse vittima di abuso di LSD. Richard si era anche rifiutato di fare entrare la madre nel suo appartamento. Gli investigatori bussarono ripetutamente, ma Richard non aprì la porta. Finsero di voler andarsene e aspettarono. Richard emerse con una scatola tra le braccia e si diresse verso la sua auto. Gli investigatori lo arrestarono, ma non senza una forte resistenza da parte sua. Notarono che indossava appunto un parka arancione con macchie scure e che le sue scarpe sembravano ricoperte di sangue. Gli fu confiscata una pistola semiautomatica di calibro 22, anch'essa macchiata di sangue. Poi trovarono il portafoglio di Dan Meredith, se vi ricordate l'amico di Evelyn, nella tasca posteriore di Richard, insieme a un paio di guanti in lattice. Anche il contenuto della scatola che portava con sé rivelava interessanti pezzi di carta e stracci macchiati di sangue. Lo portarono in stazione, alla stazione di polizia, e cercarono di farlo confessare. Ammise di aver ucciso diversi cani, ma si ostinò a non parlare degli omicidi. Mentre era in custodia, gli investigatori perquisirono il suo appartamento nella speranza di trovare un indizio sulla scomparsa del bambino. Ciò che trovarono in quel luogo dall'odore putrido era disgustoso, quasi tutto era macchiato di sangue, compresi cibo e bicchieri. In cucina trovarono diversi piccoli frammenti di ossa e alcuni piatti nel frigorifero con parti di corpo. Un contenitore conteneva tessuto cerebrale umano, un frullatore elettrico era gravemente macchiato ed emanava un odore di marcio. C'erano 3 collari per animali, ma nessun animale. C'erano anche tante fotografie di organi umani tratte da un libro di scienza, erano esposte comunque su un tavolo, insieme a giornali su cui erano cerchiati annunci di vendita di cani. Un calendario mostrava la scritta "Oggi in corrispondenza delle date degli omicidi" di Whelan e Mirot. E cosa agghiacciante, la stessa parola era scritta in altre 44 date successive, durante quell'anno. L'atmosfera nell'intero posto era inquietante, ma almeno Richard era in custodia. Furono raccolte prove di Richard per confrontarle con i campioni già analizzati in laboratorio dalle vittime di omicidio. C'era molto sangue sui vestiti di Richard e prelevarono anche campioni di capelli.
Tuttavia, quando tentarono di prelevare un campione di sangue, dovettero trattenerlo. All'epoca non avevano idea della sua intensa paura primordiale di perdere il sangue. Ferris Lemmy venne nominato avvocato di Richard e venne immediatamente separato dai investigatori che avevano trascorso così tanto tempo cercando di estorcergli una confessione. Gli agenti di polizia continuarono la ricerca del bambino usando un segugio. Erano andati persino alla casa della madre di Richard, che si dimostrò poco collaborativa, sostenendo che nonostante ciò che avevano trovato, scusatemi, non dimostrava che suo figlio avesse fatto qualcosa. A un certo punto Richard ammise a un altro detenuto di aver bevuto il sangue delle sue vittime perché aveva un'infezione del sangue, aveva bisogno di sangue ed era stanco di cacciare e uccidere animali. Alla fine il bambino fu trovato e il 24 marzo, appunto, un custode della chiesa trovò una scatola contenente i resti di un neonato maschio. Chiamò la polizia e quando arrivarono riconobbero gli abiti che appunto si trattava del povero bambino di David scomparso da casa dei Mirrot. Il neonato era stato decapitato e la testa giaceva sotto il torso, parzialmente mummificato. Un furo al centro della testa indicava che il bambino era stato colpito. Il corpo presentava diverse altre ferite da arma da taglio e diverse costole erano state rotte. Sotto il corpo inoltre c'erano un mazzo di chiavi che appartenevano all'auto di Dan Meredith, che era stata sequestrata. Il pubblico ministero capo del caso California contro Richard Trenton Chase era Ronald Torchman. Intendeva chiedere la pena di morte, mentre la difesa si dichiarò non colpevole per infermità mentale. Ma Ronald era determinato a dimostrare di conoscere la differenza tra giusto e sbagliato, di non essere stato costretto a uccidere. Parte della sua strategia includeva l'approfondimento delle leggende di Dracula, lesse anche di crimini e rituali sanguinari in diverse culture, notando che alcune persone credevano che ingerire il sangue di un'altra persona le avrebbe rafforzate o guarite. Voleva dimostrare che sebbene questa potesse essere una credenza, non era una valida ragione per commettere un omicidio. Dato la notorietà locale del caso, fu richiesto un cambio di sede e il processo fu spostato a sud della contea di Santa Clara. Al termine del processo, una dozzina di psichiatri aveva visitato Richard. Confessò a uno di loro di essere turbato dall'idea di uccidere le sue vittime e di temer che potessero tornare a cercarlo dal mondo dei morti. Non c'erano prove nelle sue ammissioni che si fosse mai sentito costretto. Pensava semplicemente che il sangue avesse un effetto terapeutico. Uno psichiatra lo definì una personalità antisociale, non schizofrenica. I suoi processi mentali non erano compromessi ed era consapevole di ciò che aveva fatto e che era sbagliato. Il 2 gennaio 1979 iniziò il processo. Richard fu accusato di 6 capi di imputazione per omicidio. Il pubblico ministero sottolineò per tutto il processo che Richard aveva avuto una scelta e ripeté più volte di aver portato con sé dei guanti di gomma nelle case delle vittime con l'intento di commettere appunto un omicidio. In totale furono presentati 250 elementi dell'accusa, più solidi dei quali erano la pistola di Richard e il portafoglio di Dan Meredith, rinvenuto nella tasca di Richard, e il primo testimone di un processo durato 4 mesi fu David Vellin, che descrisse la scena di orrore che aveva incontrato al suo ritorno a casa quel giorno. Quasi un centinaio di testimoni lo seguirono. Richard, si difese a sua volta, aveva un aspetto orribile essendo sceso a 48 chili. Aveva gli occhi infossati e spenti. Affermò di essere stato semi-incosciente durante l'omicidio Wellin e si descrisse dettagliatamente i maltrattamenti subiti per gran parte della sua vita. Ammise di aver bevuto il sangue di Wellin, non ricordava molto della seconda serie di omicidi, ma sapeva di aver sparato alla testa del bambino e di averlo decapitato, lasciandogli un secchio nella speranza di ottenere altro sangue. Pensò che il bambino fosse qualcos'altro, ma non aggiunse altro. Riteneva che i suoi problemi derivassero dalla sua incapacità di fare sesso con le ragazze da adolescente
e disse di essere dispiaciuto per gli omicidi. La difesa chiese un verdetto di omicidio di secondo grado per evitare a Richard la pena di morte, poiché era chiaramente pazzo e non aveva mai ricevuto un aiuto adeguato. Tortured Man Ronald sostenne che fosse un sadico sessuale, un mostro che sapeva il fatto suo e non poteva essere salvato. L'8 maggio 1978, dopo 5 ore di deliberazione, la giuria emise un verdetto di 6 capi di imputazione per omicidio di primo grado. Durante la fase di valutazione della sanità mentale, la giuria dichiarò Richard legalmente sano di mente dopo un'ora di deliberazione. Ci vollero 4 ore per decidere che Richard dovesse morire nella camera a gas del penitenziario di San Quentin, mentre intervistavano assassini in tutto il paese per raggiungere informazioni sulla psicologia criminale al loro database. I profili dell'FBI incontrarono Richard Chase e scoprirono alcune delle sue stranezze. Robert Ressler racconta il suo incontro in un libro, Chiunque combatte mostri, racconta di come Richard nel 1976 credesse che il suo sangue si stesse trasformando in polvere e che avesse quindi bisogno di sangue di altre creature per reintegrarlo. Ciononostante gli psichiatri lo avevano comunque dimesso, nonostante proteste di alcuni membri del personale che lo consideravano davvero pericoloso. Dal suo arresto in Nevada nell'agosto del 1977 fino all'inizio degli omicidi a dicembre, si dipinge un quadro chiaro di una mente in deterioramento. Fu in seguito che uccise il gatto di sua madre, che comprò 2 cani da uccidere. Tormentò anche una famiglia del quartiere per la scomparsa del loro cane. In seguito raccolse articoli sullo strangolatore di Hillside. Poi a dicembre acquistò la pistola. Dopo l'omicidio di Griffin comprò un giornale e tenne un editoriale sulla natura insensata di quella sparatoria. Poi comprò altre munizioni, appiccò anche un incendio al garage dei vicini per allontanarli dal quartiere, perché la loro musica lo infastidiva. Raccontò a uno psichiatra che il primo omicidio era avvenuto dopo che sua madre non gli aveva permesso di andare a trovarla per Natale. Stava semplicemente sparando con la pistola dal finestrino della sua auto. Il fatto che avesse sparato anche contro altre case indicava che non si era trattato di un incidente. Richard disse anche di essere ebreo, cosa che non era vero, e di essere stato perseguitato dai nazisti perché aveva una stella di David in fronte. Anche questo non era vero. Spiegò che i nazisti erano collegati agli UFO e che avevano telepaticamente ordinato di uccidere per ricostruirsi il suo sangue. Questi UFO lo seguivano ovunque e l'FBI avrebbe dovuto essere in grado di individuarli puntandoli un radar. Si venne anche a sapere che gli altri detenuti lo provocavano e lo incitavano al suicidio. Non lo volevano vicino e insieme agli operatori sanitari del carcere, infatti, ritenevano che Richard dovesse essere stato trasferito in un ospedale psichiatrico. Sebbene vi fosse stato ricoverato per un breve periodo, tornò ben presto al San Quentin, cioè in carcere. Il giorno dopo Natale, nel 1980, un giorno dal terzo anniversario della strage, la guardia andò a trovare Richard Chase. Il condannato era sdraiato sulla schiena nella sua cuccetta, respirando normalmente. Non ricambiò il saluto della guardia, cosa non insolita. Alle 11:05 la stessa guardia guardò di nuovo nella cella. Richard era a pancia in giù, con entrambe le gambe distese fuori dalla cuccetta e in piedi sul pavimento. Aveva la testa contro il materasso e le braccia tese verso il cuscino. La guardia chiamò Richard, però lui non si mosse. Entrò e lo tirò giù dal letto. E a quel punto gli era chiaro che il vampiro di Sacramento, alias Dracula, era morto. Fu chiamato il medico legale, perquisì la cella e trovò uno strano biglietto d'addio in cui si parlava di alcune pillole assunte. Richard assumeva una dose giornaliera di Sinegom per allucinazioni e depressione che gli era arrivata in cella in una confezione da 3 pillole. A quanto pare aveva accumulato le pillole e poi ne aveva avuto un'overdose. La causa della sua morte fu l'ingestione di sostanze tossiche. Il suo cuore fu trovato normale e in buone condizioni, nonostante le sue preoccupazioni di una vita. Lo psichiatra del carcere notò che Richard era psicotico e fin dal suo ingresso in prigione.
ma nessuno si interessò molto alla natura della sua bizzarra ossessione per il sangue. Nel 1992 fu girato un film intitolato Unspeakable, basato appunto su Richard. Il suo caso è ancora utilizzato dall'FBI come modello per comprendere l'assassino disorganizzato. La storia di Richard Chase è una delle più inquietanti mai raccontate. Un uomo divorato dalla malattia mentale, dal delirio e da un'ossessione sanguinaria che ha trasformato le sue vittime in simboli dell'orrore più puro. Un caso che ci ricorda quanto fragile possa essere il confine tra follia e violenza e quanto l'indifferenza, l'isolamento e la mancata assistenza possono contribuire alla nascita di mostri reali. Oggi il nome di Richard Chase è inciso a fuoco nella storia criminale americana, non come leggenda, ma come cicatrice indelebile nella memoria collettiva. Cari amici del Paracrime, questo è tutto ciò che ho trovato su questo caso, su Richard Trenton Chase. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, se conoscevate già questo caso. E cos'altro? Io vi auguro anche una buona estate. So che lì in Italia è estate, mentre qui è inverno, ragazzi, purtroppo, e fa freddo, sono con il riscaldamento acceso. Cos'altro? Sono sparita per un po', perdonatemi, ma ho avuto delle cose da fare, in più mi sono anche appunto ammalata. È stato un mese un po' particolare, però piano piano, ecco, si ritorna con nuovi video. Io vi ringrazio sempre a chi si sta iscrivendo e a chi continua a seguirmi e vi ringrazio tantissimo per il supporto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.